Il 27 ottobre 2020 iniziò come una normale giornata lavorativa per Eric Herbert e Alex Paxton. Erano subacquei commerciali del Glen Industrial Group e il lavoro del giorno consisteva in un rapido controllo della diga di Lake Oliver, a Columbus, in Georgia. L'azienda per cui lavoravano aveva un contratto per la manutenzione dei sistemi sottomarini. La diga, gestita dalla Georgia Power, aveva personale in loco che ne supervisionava le operazioni. Si trattava di una diga idroelettrica, utilizzata per generare energia attraverso il flusso controllato dell'acqua. La catena di una delle paratoie di controllo non funzionava correttamente. Eric e Alex dovevano individuare esattamente il problema, così da poter elaborare un piano formale per le riparazioni. Con oltre un decennio di esperienza alle spalle, entrambi erano ben preparati e sicuri nel seguire le procedure richieste per un'immersione del genere. Sebbene si trattasse di un lavoro familiare, la pianificazione doveva essere seria e metodica. Uno dei rischi principali per i subacquei commerciali è rappresentato dalla pressione differenziale o dalle fonti di energia presenti nell'acqua, come valvole aperte, correnti d'acqua o aree con differenze di pressione tra le camere. Queste differenze possono risucchiare un subacqueo in un'apertura o contro una grata con forza mortale. Per mitigare questo rischio, il passaggio più importante prima dell'immersione è identificare tutte le potenziali fonti di energia in una struttura. Queste vengono solitamente elencate su una checklist e seguite scrupolosamente. La procedura prevede che ogni fonte venga bloccata e contrassegnata per garantire la sicurezza. Il protocollo Lockout-Tagout richiede che ogni valvola o interruttore venga bloccato in posizione chiusa e segnalato con un'etichetta che avverte gli altri di non toccarlo fino a quando il blocco non viene rimosso. Questo procedimento è essenziale per proteggere chi si trova in acqua. La checklist Loto viene firmata da 2 dipendenti della diga e convalidata dalla società di immersioni responsabile della manutenzione. Quel giorno i dipendenti della diga di Lake Oliver avevano completato la procedura Loto, verificando e bloccando ogni elemento della lista. Eric e Alex erano pronti a iniziare il lavoro. Prima di entrare nella diga, però, eseguirono un ultimo controllo per verificare l'assenza di pressioni differenziali. Conoscevano la posizione delle paratoie e della valvola di adescamento elencate nella checklist Loto. Immergendo un misuratore nell'acqua, confermarono che non vi fosse alcun movimento d'acqua nelle posizioni critiche. Tutto sembrava in ordine. Così si posizionarono sopra la paratoia 3 e si prepararono per entrare all'interno della diga. Eric era il supervisore del loro turno, ma si offrì di controllare la catena personalmente. Sapeva che le riparazioni avrebbero richiesto numerose immersioni e per alleggerire il carico di lavoro del suo compagno si propose di scendere al posto di Alex. Tuttavia, Alex insistette e gli fece segno di lasciar fare a lui, dicendo che sarebbe stato lui a immergersi per verificare la situazione. L'area in cui stavano entrando era una camera piena d'acqua che ospitava i cancelli principali della diga, completamente collegata al corpo principale del lago. I cancelli venivano sollevati da una catena per permettere il passaggio dell'acqua. Quando i cancelli erano aperti, l'acqua fluiva attraverso la turbina, generando elettricità. Al contrario, quando erano chiusi, la centrale elettrica smetteva di funzionare. Il flusso principale dell'acqua passava attraverso la condotta forzata, alimentando le turbine che producevano energia elettrica. Successivamente, l'acqua veniva rilasciata nella parte inferiore del fiume. Quando le paratoie erano chiuse, la condotta si svuotava, diventando essenzialmente una camera vuota che conduceva alle turbine. Quel giorno, dopo il completamento del loto, la condotta forzata era quasi completamente asciutta, poiché tutte le paratoie erano chiuse e bloccate. Con tutto etichettato e controllato, Alex si sentiva perfettamente al sicuro mentre si tuffava nella stretta colonna d'acqua. Cominciò dalla cima della catena e si mosse lentamente verso il basso, ispezionandola attentamente per individuare eventuali difetti. Indossava una telecamera sul casco e una luce per documentare tutto ciò che avrebbe potuto trovare. Mentre scendeva lungo la catena, oltre il limite dei 20 piedi, tutto sembrava procedere normalmente. La catena era in buone condizioni e Alex continuò a scivolare lentamente verso il basso. Poi, in un istante spaventoso, si accorse improvvisamente di un'attrazione intensa sul suo corpo. Bastò un secondo. Una volta che la forza lo afferrò, non ci fu via di scampo.
Il suo braccio, il più vicino al buco, fu risucchiato nel tubo prima che potesse reagire. Il suo corpo ostruiva in gran parte il foro, creando una pressione ancora maggiore mentre l'acqua continuava a fluire. La forza schiacciante della colonna d'acqua, pari a 850 libbre di pressione, rendeva impossibile tirare indietro il braccio o opporsi alla spinta. Alex gridò disperato: «Sono bloccato! Sono bloccato!» Il suo braccio era intrappolato in un tubo da 10 pollici, soggetto a una pressione insostenibile. Il corpo di Alex era tirato così forte contro la superficie della diga che riusciva a malapena a espandere il torace per respirare. Eric iniziò immediatamente a cercare di tirarlo su, ma nessuna quantità di forza poteva liberare Alex da quella trappola. Eric e i dipendenti della diga cercavano disperatamente di capire quale differenziale di pressione potesse aver causato una tale aspirazione. Tutte le posizioni del loto furono ricontrollate, risultavano spente e contrassegnate, come era stato confermato più volte prima che l'immersione iniziasse. Ci vollero oltre 30 minuti per individuare la fonte dell'aspirazione e chiudere correttamente la valvola. Ma cosa era andato storto? Ciò che Alex, Eric e persino alcuni dipendenti della diga non sapevano era che esisteva un'altra valvola. Questa valvola faceva parte di un tubo utilizzato per innescare la condotta forzata prima di aprire la paratoia principale. Se la condotta fosse stata completamente vuota al momento dell'apertura della paratoia, una massiccia ondata d'acqua avrebbe potuto travolgere la camera, danneggiando la turbina all'estremità del tubo. Per prevenire un simile scenario, il sistema di innesco consentiva un flusso limitato di acqua nella condotta per riempirla gradualmente prima del pieno funzionamento della diga. Il sistema di innesco aveva 2 valvole, una valvola a battente, simile a quella di un comune VC, e una valvola a saracinesca con una maniglia a ruota. Queste 2 valvole erano elencate come un'unica voce nella checklist del loto. Sebbene la valvola a battente fosse bloccata e contrassegnata per l'immersione, nessuno aveva girato la maniglia della seconda valvola. Mentre Alex era intrappolato, ci volle tempo perché i dipendenti trovassero la maniglia e chiudessero la valvola, rimuovendo così la differenza di pressione nel tubo che lo stava risucchiando violentemente. Questa valvola di intercettazione si trovava in cima alla diga, dietro un cancello chiuso. Anche se si agì rapidamente per gestire la pressione, ci vollero quasi 30 minuti per chiudere la valvola. Sembra una piccola svista, ma quella minuscola apertura di 10 pollici si era trasformata in un vortice devastante nella camera d'acqua. Quando un grande tubo vuoto è collegato a un enorme serbatoio d'acqua, si crea un'incredibile differenza di pressione. Questo fenomeno, noto come delta P, differenza di pressione, è uno dei rischi più mortali nella professione dei subacquei commerciali. La procedura serve proprio a mitigare questi rischi, verificando attentamente tutte le potenziali fonti di energia o differenziali di pressione. In questo caso, tuttavia, una fonte illimitata di 25 piedi d'acqua stava spingendo in un tubo largo 10 pollici. L'unico modo per alleviare la pressione era chiudere la valvola e isolare l'acqua del lago dal tubo vuoto della condotta forzata. Quando la valvola fu finalmente chiusa, però, era troppo tardi per Alex. Il suo corpo, sottoposto a una pressione di 850 libbre, non riusciva più a espandere il torace per respirare. Dopo pochi minuti, Alex perse conoscenza e morì. Dopo questa devastante tragedia, un'indagine rivelò gravi violazioni nelle procedure operative della diga da parte della Georgia Power. La famiglia di Alex Paxton intentò una causa contro Georgia Power e ricevette un risarcimento non divulgato per la sua morte ingiusta. Anche se sembrava che tutti avessero seguito le procedure, la checklist principale del loto non includeva una valvola essenziale. La mancanza di disegni dettagliati forniti alla compagnia di immersioni rappresentò un ulteriore fallimento. Dopo l'incidente, la checklist del loto fu aggiornata per includere tutte le valvole della diga. La perdita di Alex Paxton fu causata da una svista devastante in una componente essenziale di qualsiasi piano di lockout-tagout. Come si può creare una lista così importante da essere verificata 3 volte, ma lasciare fuori una valvola fondamentale?
Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.